Salve amici e amiche mie, buona giornata a tutti. Oggi prepariamo insieme un arrosto di tacchino furbo ideale per le feste natalizie. Molto semplice da preparare, che si può fare in anticipo, quindi avvantaggeremo un po' di lavoro. Allora, iniziamo subito questa semplice preparazione, ma mi raccomando, non saltate i passaggi per avere un ottimo risultato. Ed ora iniziamo. La prima cosa da fare è preparare un impasto di polpette. Potete preparare quello che vi faccio vedere io, oppure preparare il vostro personale. Allora, in una ciotola ho qui, come vedete, della carne trita. Aggiungo del pane bagnato e strizzato. Mollica, mollica di pane. All'impasto aggiungo un uovo, del sale, del pepe e del parmigiano. E inizio a mescolare il tutto. Le uova vanno messe in base alla quantità dell'impasto. Io ne ho messo uno, però se ne necessita ne metterò un altro. Inizio a mescolare, elimino la forchetta e continuo con le mani. Benissimo, e il nostro impasto è pronto e lo mettiamo da parte. Preparato gli ingredienti, non ci resta che realizzare il nostro arrosto. Ho qui delle bellissime fette di fesa di tacchino. Fatevi consigliare dal vostro macellaio, perché in realtà queste sono delle fette più spesse, però tagliate e aperte. Vedete come si sono allargate? E ne metteremo una vicino all'altra, in questo modo. Benissimo. Adesso andiamo a condire le fette di tacchino con un mix di aromi per arrosti, quelli che trovate in commercio e che contengono anche sale, quindi il sale io non lo metterò, ok? Andiamo a fare così. Questo darà un profumo e un aroma al nostro tacchino. Però un pizzico di pepe io lo aggiungo. Adesso facciamo un primo strato con l'impasto di polpette. Benissimo. Continuiamo con le fette di formaggio. Queste sono delle fette di provola affumicata sottilissime. Ed ora è la volta degli spinaci che ho precedentemente lessato e aggiunto un po' di sale, nulla di più. E li metteremo qui al centro. Naturalmente potete utilizzare qualsiasi altro tipo di verdura se non vi piacciono gli spinaci, come la bietola, anche dei carciofi, oppure anche dei buonissimi friarielli, perché no? Li sistemiamo bene ed ecco qua. Ed ora arrotoliamo l'arrosto. Iniziamo partendo dal bordo, ci aiutiamo con la carta da forno e piano piano arrotoliamo. Tiriamo fuori. Ed eccolo qui. Bellissimo. Adesso l'arrosto io lo porto di nuovo qui al centro della carta da forno e dopodiché lo bardiamo con delle fettine di pancetta. Questo serve
per non far seccare la carne in cottura. Teniamo con la mano il foglio di carta e con l'altra lo tiriamo verso il centro, in questo modo. Allora, io questo arrosto non l'ho legato per facilitare il compito, perché essendo tacchino a fette si potrebbe avere qualche problema e quindi per facilitare il compito non l'ho legato e lo faremo in questo modo. Prendiamo le fettine di pancetta e iniziamo ad arrotolare l'arrosto in questo modo. Il nostro arrosto è stato bardato, adesso alziamo con tutta la carta da forno e lo mettiamo qui con la teglia. Accompagniamo questo splendido arrosto con delle patate al rosmarino, molto semplici però di grande effetto. Allora, io le ho tagliate, come vedete in precedenza, a spicchi. Alle patate aggiungo degli aghi di rosmarino, un po' di sale, pepe, olio e un goccio di vino bianco. Mescoliamo il tutto e le versiamo ai lati dell'arrosto. Aggiungiamo il liquido, sistemiamo bene, un altro po' d'olio e il forno chiama e quindi inforniamo. Amici, l'arrosto è uscito dal forno. L'ho infornato a 190 gradi per 45 minuti. Forno ventilato. Se avete il forno statico, aumentate di qualche grado la temperatura. Amici carissimi, l'arrosto di tacchino furbo è pronto per essere portato in tavola. È una vera delizia, bello da vedere e soprattutto buono da gustare. Parola di zia Franca, ve lo consiglio vivamente. Amici, spero che questa ricetta sia stata di vostro gradimento, vi aspetto alla prossima e come dico sempre vi do un abbraccio, un arrivederci e un grazie a tutti da zia Franca. Ciao a tutti.